Tempo fa, un'importante rivista musicale si prodigò per organizzare un sondaggio molto interessante, cioè di stabilire almeno temporaneamente quale fosse o fosse stato il gruppo, l'artista più famoso della giovane storia della musica rock. Il risultato di questo lungo progetto di raccolta dati è a dir poco sorprendente. In tutto il mondo almeno 7 persone su 10 conoscono, seguono o anche solo hanno sentito nominare un particolare gruppo, i Rolling Stones. E pensandoci bene, non può che essere così. Una carriera che copre oltre mezzo secolo, più di 100 album pubblicati tra studio, live e raccolte, migliaia di concerti a coprire praticamente tutto il mondo e 2 leader, Mick Jagger e Keith Richards, ormai diventati icone e simboli. Ma guardando bene all'indietro nel tempo, le vecchie fotografie del gruppo raccontano una storia in più. In prima fila, accanto agli idoli Jagger e Richards, c'è un ragazzo, un angelo biondo ma dall'anima maledetta, un musicista senza il quale i Rolling Stones non sarebbero probabilmente mai esistiti. Mi chiamo Marcello Monti, benvenuti a Rock and Crime. Questa è la storia di Brian Jones. È un personaggio d'altri tempi, Brian Jones. È più simile fisicamente e come atteggiamento ad un poeta maledetto, ad un bohemien ottocentesco, piuttosto che a un ragazzo inglese che all'inizio degli anni 60 decide di fondare un gruppo rock. Un ragazzo dall'intelligenza superiore alla media, ma che aveva un'innata repulsione nei confronti dell'autorità, come dimostrano le numerose espulsioni che collezionò durante il periodo scolastico, dove peraltro eccelleva come studente. Ed è anche una persona che, poco più che ventenne, aveva fatto un numero di esperienze di vita che la maggior parte delle persone stenta a fare nel corso dell'intera esistenza. Aveva già viaggiato mezzo mondo, suonato come busker per la strada, lasciato dietro di sé 4 figli, sperimentato ogni tipo di sballo esistente all'epoca. La formazione musicale di Brian Jones inizia da molto giovane, con la musica classica. Ben presto il suo interesse si sposta verso il blues più classico, che sarà il genere che approfondirà per tutta la vita, anche se nel corso degli anni studierà anche altri stili, come il jazz, il nascente rock and roll e la musica etnica. Quando decide di formare una band, i Rolling Stones, si dimostra subito un musicista di grande spessore, un bravo polistrumentista. Ma il carattere è quello che è. Strano, facile ad eccessi anche di umore, non proprio portato a fare il leader, al contrario della coppia dei suoi partner musicali Mick Jagger e Keith Richards. E insieme a questi ultimi due, intorno al 1962, Brian affitta un appartamento a Londra, nel quartiere di Chelsea, per creare una base nella quale comporre e sviluppare il loro sound. Il gruppo muove i primi passi proprio nella capitale inglese, suonando in decine di locali specializzati in blues e jazz e cominciando a costruire un importante seguito. Brian si occupa della band su più livelli. Oltre ad esserne l'anima compositiva ed artistica, suonando chitarra, armonica a bocca e cantando, ne è anche in questo primo periodo il vero promoter. È infatti lui che procura date e contratti in giro per Londra. Charlie Watts, il batterista degli Stones, ha descritto il comportamento di Brian Jones in quel periodo come animato da un fuoco divampante. Oltre che cercare qualsiasi occasione per far esibire il gruppo dal vivo, la preoccupazione maggiore del musicista era quella di puntualizzare a tutti che i Rolling Stones erano una band esclusivamente di rhythm and blues. Ben presto, però,
la convivenza all'interno del gruppo diventa difficile. Dopo i primi tempi di fuoco e istinto giovanile, infatti, Jagger e Richards prendono coscienza del loro potenziale e diventano dei veri e propri professionisti della musica, mentre Brian, purtroppo, non riesce ad uscire dal suo personaggio, romantico e maledetto. A tutto ciò si aggiunge che Brian, adducendo come scusa di avere anche un ruolo da manager all'interno del gruppo, ruolo che poi dal 1963 passò ad Andrew Loog Oldham, non divideva i proventi delle esibizioni in parti uguali, ma tratteneva per sé una quota sensibilmente maggiore. E così, inevitabilmente, i rapporti all'interno degli Stones iniziarono a deteriorarsi. E non solo il rapporto artistico, ma anche quello umano diventa insostenibile, soprattutto quando Keith Richards decide di soffiare a Brian Jones la ragazza, la famosa modella Anita Pallenberg. Per Brian questo non è solo un colpo basso, è come una pugnalata, e reagisce a suo modo, buttandosi a capofitto negli stupefacenti. E questo comportamento ha dirette conseguenze sulla sua vita professionale all'interno della band. Ritardi alle registrazioni, litigate continue con gli altri membri del gruppo, concerti eseguiti in condizioni totalmente alterate e nella vita privata il fiato della polizia che lo ha inquadrato come pericoloso tossicodipendente sempre sul collo. La goccia che fece traboccare il vaso e che cambiò per sempre la vita musicale di Brian e di conseguenza quella degli Stones fu un ennesimo arresto per possesso di droga che lo costrinse a rinunciare alla tournée col gruppo, che avrebbe toccato anche gli Stati Uniti. Per Jagger e Richards è sufficiente. Un brevissimo consulto e Brian Jones viene allontanato dalla sua creatura, i Rolling Stones. Molti anni dopo, nel 2023, Bill Wyman, lo storico bassista degli Stones, raccontò in un'intervista come si svolse, secondo il suo ricordo, l'allontanamento di Brian dalla band. Fu il manager del gruppo, Andrew Loog Oldham, che decise ad un certo punto di spostare i riflettori da Brian, che fino a quel momento era il leader indiscusso del gruppo, nonché il preferito dai fan, a Jagger e Richards, che essendo anche sul palco in prima linea avevano più potenzialità e più occasioni per mettersi in luce. Questa decisione portò inevitabilmente anche ad un cambiamento dal punto di vista stilistico del gruppo. Con la scrittura dei brani in mano al duo Jagger-Richards, il sound si spostò gradualmente dal blues al rock. Per Brian Jones, profondo amante e conoscitore del blues, divenne difficile, se non impossibile, adattarsi alle nuove sonorità. Ma ormai la strada musicale dei Rolling Stones era segnata, e così nacquero i primi dissapori che portarono velocemente prima ad una frattura, poi ad un allontanamento. E, ovviamente, Brian non la prende bene. Improvvisamente la vita appare come uno spazio vuoto. Come era prevedibile, il primo istinto è quello di buttarsi ancora di più sulle droghe, ma a tutto c'è un limite. Prima di essere seppellito dalle sostanze, Brian Jones prende una decisione molto più saggia. Decide di prendersi una pausa di solitudine e riflessione e si ritira nel suo eremo privato, ad Hartfield, nel Sussex, nella sua villa, la Cochford Farm. In questo esilio volontario, Brian Jones riflette sul suo futuro artistico. Dal punto di vista qualitativo non dovrebbero esserci problemi. Brian è sempre stato un ottimo polistrumentista ed uno sperimentatore nato. Il problema rimane sempre drammaticamente quello: le droghe, l'abuso, la dipendenza. Comunque i progetti musicali sono tanti, come la voglia di tornare protagonista. Brian Jones non sa in quel momento che non avrà il tempo di metterli in atto.
La vita a Cochford Farm scorre lenta, scandita da bagni in piscina, ore passate a suonare, momenti dedicati allo sballo e sporadiche litigate di Brian con la sua nuova fiamma, Anna Hoolin. La casa è una residenza storica che risale al XVI secolo, un edificio tipicamente inglese che per essere mantenuto in buone condizioni necessita di continui interventi di ritocco e manutenzione. E in quell'estate del 1969 Brian Jones decide che è giunto il momento di fare una profonda ristrutturazione. Ma a chi affidarsi? L'autista del musicista fa il nome di un conoscente, Frank Thorogood. Quest'ultimo arriva alla villa, prende visione dei lavori necessari e decide di accettare l'incarico. Frank Thorogood si trasferisce così a casa Jones ed inizia i lavori. Con il passare del tempo, la convivenza modifica il rapporto fra i due, che si trasforma da relazione di lavoro ad una forma di amicizia. Infatti Frank e Brian iniziano anche a condividere momenti di relax, bagni in piscina, qualche drink e tante chiacchiere. Ma con il passare dei giorni, Brian scopre una cosa che lo irrita non poco. Scopre infatti che l'abilità di Frank come muratore e restauratore non è poi così soddisfacente. Infatti i lavori vanno a rilento e quelli terminati sono ben lontani da quello che era il progetto iniziale. Alcuni poi sono di qualità così scadente da avere già ceduto dopo poco e in un caso rischiando anche di far male alla ragazza di Brian, Anna. Il musicista decide così di organizzare un incontro, in maniera informale, una sorta di party a bordo piscina, dove chiacchierare, bere ed eventualmente cercare chiarimenti. Gli invitati sono 4. Oltre a Brian Jones e la sua ragazza Anna Hoolin, ci sono Frank Thorogood e la sua fidanzata Janet Lawson. È la sera del 2 luglio 1969. Molto presto la festicciola fra amici si trasforma in una sorta di gara a chi beve di più. È lo stesso padrone di casa a preparare i bicchieri, ovviamente cocktail in stile Brian Jones, cioè tutti i tipi di alcol possibili con sciolte all'interno pillole di varia natura, specialmente tranquillanti. Intorno alla mezzanotte, Brian propone agli ospiti di fare un bagno in piscina. Le sue condizioni, dopo aver bevuto costantemente per alcune ore, non sono quelle ideali per una nuotata. Comunque, le ragazze dei 2 uomini rifiutano l'invito e tornano in casa, lasciando Brian e Frank soli a tuffarsi in acqua. Per Frank il bagno dura poco, giusto il tempo di accorgersi che le sigarette sono finite. Così esce dall'acqua e rientra un attimo in casa a cercare un nuovo pacchetto. È la ragazza di Frank, Janet, uscita casualmente di casa a trovare il corpo di Brian sdraiata faccia in giù nella piscina. Le sue urla attirano velocemente Frank e Anna ed insieme riescono ad estrarre il corpo dall'acqua. Janet è un'infermiera e comincia da sola, in attesa dei soccorsi, un tentativo di rianimazione. Prima con la respirazione bocca a bocca e in seguito con un massaggio cardiaco. Dopo poco tempo arrivano i soccorsi chiamati da Thorogood. Arriva l'ambulanza e arriva anche la polizia. I paramedici però possono fare molto poco. Possono purtroppo solamente confermare l'avvenuto decesso del musicista. La polizia invece compie i primi rilievi e stila un sommario rapporto, basandosi per lo più sull'evidenza. Brian Jones è morto per una causa accidentale, un annegamento dopo un bagno in piscina avvenuto quando il musicista aveva abusato di alcol e stupefacenti. Anche se le analisi post-mortem stabiliranno che il tasso alcolico non fosse eccessivo, Brian era decisamente non nelle condizioni di tuffarsi in acqua
vista la sua debolezza fisica. I medici gli avevano infatti diagnosticato gravi danni all'apparato cardiocircolatorio e alla funzione epatica. La versione ufficiale della morte di Brian Jones non venne mai messa in discussione, fino ad una sorprendente rivelazione che viene resa pubblica molti anni dopo, per la precisione nel 1994. L'anno prima, nel 1993, Frank Thorogood, il muratore inquilino di Brian Jones, testimone oculare di quanto avvenuto la sera del 1969, muore di tumore. Ma poco prima di morire, forse per sgravarsi dai sensi di colpa, chiama al suo capezzale Tony Killock, l'autista che fece da tramite tra lui e Jones, e gli fa una rivelazione scioccante. Rivela di essere stato lui ad uccidere Brian Jones, in maniera del tutto casuale, uno scherzo nato in piscina tra due persone alterate dalle sostanze. Lui, Frank, per gioco aveva tenuto sott'acqua Brian per un tempo che lui definirà breve, ma sufficiente per far sì che l'organismo di Jones, debole e debilitato, cedesse. La rivelazione di Tony alla stampa sul fortuito omicidio di Brian Jones da parte di Frank Thorogood crea un vero e proprio terremoto che spazza via anche tutte le versioni che erano date per assodate dal giorno dell'evento. Anna e Janet, le fidanzate rispettivamente di Brian e Frank, dopo avere da sempre confermato la versione ufficiale dell'accaduto, cambiano improvvisamente idea e si dicono certe che l'incidente in realtà sia stato un omicidio. Addirittura qualche anno dopo, Anna Hulin pubblicherà un libro denuncia sull'assassinio del suo Brian da parte di Frank Thorogood. Ma non è tutto. Anche Janet Lawson, l'ex di Frank Thorogood, rilascia dichiarazioni esplosive. Innanzitutto, in un'intervista ad un importante giornale inglese, denuncia il fatto che la sua dichiarazione, rilasciata la sera dell'accaduto, fu completamente cambiata dalla polizia e di essere anche lei convinta che l'incidente sia stato in realtà un omicidio. Ma in seguito aggiunse qualcosa di ancora più inquietante. Dichiarò di non essere mai stata fidanzata con Frank Thorogood, ma in realtà di aver avuto una relazione con l'autista, Tony Killock, e che il motivo della sua presenza nella villa fosse stato solo una richiesta di Tony di controllare molto da vicino il comportamento di Brian Jones, che, alterato dal suo stile di vita al limite, poteva da un momento all'altro creare problemi. Con il passare del tempo, come spesso accade, emersero anche altre versioni alternative. La più celebre fu quella scritta dal biografo americano Aaron Edward Ochsner, il quale in un suo libro sostenne che l'omicidio di Brian Jones avvenne non solo per mano di Frank Thorogood, ma anche della squadra di operai presenti nella casa. Una tesi che però non trovò mai alcun tipo di riscontro. Alla luce dei fatti rimane una sola certezza. Quella sera di luglio del 1969, il primo Rolling Stone scompare, lasciando dietro di sé un'eredità fatta di genio e di musica. Un genio che negli anni successivi viene celebrato da molti dei suoi colleghi musicisti. Sono molti gli omaggi al biondo musicista. Jim Morrison gli dedica una delle sue più belle poesie. Pete Townshend, addirittura un'intera opera scritta. E non si contano le dediche di tanti altri suoi colleghi. Insomma, il mondo del rock piange una delle sue stelle più fulgide e creative. E i Rolling Stones? Nonostante i rapporti fossero deteriorati e gli incontri estremamente rarefatti, la morte di Brian Jones colpì molto, come era inevitabile, la band. Per uno scherzo del destino, il 5 luglio 1969, 2 giorni dopo la scomparsa di Brian,
Jagger e gli altri avevano in programma un grande concerto gratuito ad Hyde Park, organizzato per presentare ufficialmente il loro nuovo chitarrista, il sostituto di Jones, Mick Taylor. Per evitare di essere sommersi dalle critiche e da accuse di scarsa sensibilità nel creare un evento simile in quel preciso momento, i Rolling Stones decisero di modificare lo scopo del concerto e in fretta e furia dichiararono che sarebbe stato dedicato alla memoria di Brian Jones. E così, nell'immaginario collettivo, rimase per sempre l'immagine di Mick Jagger che legge una poesia di Percy Shelley e il volo di migliaia di farfalle bianche liberate da Andrew Loog Oldham, il manager degli Stones, sulle migliaia di spettatori intervenuti. Probabilmente Brian Jones da tempo sta guardando da lassù con un sorriso le avventure e il successo dei suoi amici di una volta. E forse, ogni tanto, ripensa ad un giorno in cui una chiromante, interrogata sul suo futuro, gli disse chiaramente di stare lontano dall'acqua. Acqua che una sera di luglio del 1969 si è portata via per sempre il primo Rolling Stone. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova puntata di Rock and Crime.